Buongiorno a tutti, è arrivato il momento di fare la pasta al tonno, che probabilmente dopo la pasta al pesto è lo stereotipo numero uno del fuorisede. E gli ingredienti sono davvero pochi: spaghetti, pomodorini, basilico, tonno e scalogno. Allora, come quantità io consiglio di fare le stesse sia di pasta, pomodorini e tonno. Quindi se fate una porzione, diciamo 130 grammi, fate 130 grammi di pasta, 130 di pomodorini, 130 di tonno. E questo per una pasta abbastanza ricca. Se volete invece una pasta un po' meno sugosa, riducete le quantità di tonno ma tenete le quantità di pomodorini e spaghetti uguali. Nel mio caso io sto usando 180 grammi di spaghetti, 180 di pomodorini e 140 di tonno, che è una scatola un pochino più grossa. Se usate una scatoletta piccola va bene comunque, fate 120 grammi di spaghetti e pomodorini e la scatolina da 85 grammi, non è un problema. Basilico, fondamentalmente perché mi piace, e scalogno. Due parole sullo scalogno: con il pomodoro mi piace di più l'aglio che la cipolla, col tonno però mi piace di più la cipolla che l'aglio. Quindi lo scalogno diciamo che è a metà tra i due, motivo per cui lo uso. Se preferite invece usare l'aglio ci sta benissimo. L'unica cosa che vi consiglio invece di usare il basilico, usate il prezzemolo, però è una ricetta diversa. Io preferisco lo scalogno e il basilico. Via! È una ricetta espressa, quindi i tempi di cottura del sugo sono i tempi di cottura della pasta. Prima di tutto quindi mettiamo sull'acqua. Una cosa che mi sono dimenticato di dire sul tonno: io consiglio di usare il tonno con olio d'oliva invece che in acqua, perché quello in acqua è un po' polistirolo secondo me. Ci sta però per le preparazioni diciamo un po' più lunghe. Per quelle espresse preferisco quello all'olio d'oliva perché è più morbido, più tenero, un pochino più saporito. Ok, prima di tutto scalogno, che è il primo ingrediente che andremo a mettere in padella. Tagliamo in due. Poi anche qui il taglio come preferite: se preferite averlo sottile tagliatelo ancora una volta a metà o in tre e poi tagliate per questo verso. A me piacciono le belle rondelle, quindi taglio subito così. Pomodorini, come nella ricetta della pasta ai pomodorini freschi. Se non vi piace la buccia potete toglierla strafacilmente. Piccola X sulla testa. Lo buttate in acqua un minutino e poi questi quarti qua si sfogliano super facilmente. Non lo rifaccio qua perché sennò perdo i pomodorini per strada come ho fatto l'ultima volta. Cioè, il bello della pasta al tonno è che sono quei 4 ingredienti in croce. È una sicurezza perché il gusto alla fine c'è ed è semplice da fare. Ed è super nutriente, cioè ti sazia, anzi ti abbiocca anche. L'unica cosa è che con i pomodorini gli diamo un pochino più di sprint rispetto alla salsa di pomodoro, che viene fuori un po' un mappazzone, come dice il buon Barbieri. L'acqua non ha ancora iniziato a bollire, però possiamo già mettere le cose in padella. Abbiamo tutto e ci spostiamo di là. Giro d'olio, fuoco, scalogno, aspettiamo che soffrigga un pochino, poi cacciamo anche i pomodorini. Come sempre fuoco non troppo alto. Quando vedete che iniziano a soffriggere abbassate un pochino. Come vedete si sono ben sfogliate tutte le nostre striscioline. Ok, una volta che è imbiondito, vediamo che diventa giallino, lanciamo i pomodori. Alzo un pochino il fuoco, sale, non troppo, anche se poi ce ne vorrà probabilmente ancora un po' una volta che aggiungiamo il tonno. Adesso voglio solo che i pomodori rilascino i loro liquidi. Copro. Intanto qui l'acqua sta iniziando a bollire, caccio il sale. Ok, butto la pasta, ci schiaccio giù. Bene, 10 minuti sono scattati, 10 minuti avremo il nostro piatto pronto. Unisco il tonno. Ovviamente io uso una scatoletta di tonno da vero studente. Se potete prendere il tonno nel vasetto di vetro ancora meglio. Se potete prendere la ventresca, favoloso. Io però vado di scatoletta e si salvi chi può.
Voilà, chiudo. Allora adesso abbasso la temperatura. Il tonno è ovviamente già cotto, quindi la cottura non deve essere lunga. Potrebbe attaccarsi, quindi muovetelo spesso e a circa metà cottura ci andiamo ad aggiungere l'acqua dalla pasta, così si fa un pochino più sugoso. Ricordatevi il trucco dello zucchero, assaggiatelo ogni tanto, se è troppo acido ci aggiungiamo un po' di zucchero, se è troppo poco salato ci aggiungiamo un po' di sale. Il sugo mi si sta asciugando, quindi ci aggiungo 2 mestolini d'acqua di cottura e vado avanti a girare. Il profumo, raga, è davvero buono. Il basilico ce lo aggiungiamo sempre alla fine, così evitiamo che diventi amaro. Tempo di assaggiare il sugo. Ci sta. Secondo me non è acido, quindi non aggiungo zucchero, ma ci aggiungo un filo proprio di sale. Basta. Poi stiamo facendo una pasta con i pomodorini, quindi non aspettatevi che sia una pasta super rossa. Anzi, se i pomodorini se il sugo non è rosso è un buon segno, perché vuol dire che i pomodorini non hanno coloranti. Se la volete più rossa potete sempre aggiungerci un po' di passata o udite un po' di concentrato di pomodoro, anche se io preferisco tenerla così, che altrimenti poi si mescolano i sapori del concentrato coprono quelli dei pomodorini e non mi piace. Il sugo secondo me è pronto, quindi possiamo aggiungere il basilico. Ricordatevi di lavarlo e spezzatelo a mano, non tagliatelo col coltello, altrimenti il sapore rimane sul tagliere. Tra l'altro non penso di avervelo mai detto nelle ricette precedenti, ma qua in America il basilico sa di basilico e menta, e trovare il basilico che sappia solo di basilico è difficilissimo. A sto giro a me è andata abbastanza bene. Pasta pronta. Voilà. Cercate di fare ossigenare bene la pasta. Prendete le pinze, la forchetta, qualsiasi cosa abbiate in casa e mescolate bene. Se vedete che è un po' secca aggiungete un po' di acqua di cottura. Fuoco è spento. Giro d'olio. Ultima mescolatina e impiatto. Secondo me è un'ottima alternativa alla tipica pasta al tonno, se volete fare qualcosa di un pochino più carino, un pochino più saporito, un pochino più diverso. Il profumo è davvero buono, ve la consiglio. Fatemi sapere cosa ne pensate, se provate a rifarla sapete che mandare una foto e buon appetito!